Ci sono storie che non si raccontano solo con le parole, ma si vivono, si percepiscono in ogni dettaglio, si ascoltano. Storie come quella di Canton, un nome che da oltre 50 anni incarna la pura eccellenza del suono. Siamo stati invitati a visitare il cuore pulsante di questo marchio, immerso nei suggestivi boschi della Germania, a breve distanza dalla vivace città di Francoforte. Una città conosciuta per i suoi grattacieli e il suo straordinario dinamismo finanziario. È anche il luogo in cui tradizione e innovazione si incontrano, creando un terreno fertile per idee rivoluzionarie. È proprio da questa unione di rigore tedesco e visione moderna che nasce l'essenza di Canton. La nostra visita alla fabbrica è stata molto più di un semplice tour, è stato un ritorno a un legame storico che ci ha permesso di immergerci nella vivace realtà dei giorni d'oggi. Dopo aver collaborato con Canton fin dagli anni '80, oggi torniamo a lavorare insieme, spinti dal nostro costante impegno a proporre ai nostri clienti l'eccellenza del mondo audio. Abbiamo esplorato ogni reparto produttivo, incontrato gli artigiani e i tecnici e abbiamo respirato l'incredibile passione che ciascuno investe nel proprio lavoro. Francoforte ha lasciato il segno in Canton, donandogli quella spinta verso l'avanguardia che si riflette in ogni dettaglio dei suoi diffusori. Inizia qui il nostro racconto. Parte dalle origini quando un gruppo di visionari ha deciso di portare l'alta fedeltà a un livello superiore e arriva ai giorni nostri, tra tecnologia all'avanguardia e una costante ricerca della perfezione. Vi porteremo con noi nel mondo di Canton, dove ogni nota è curata con la massima precisione e la passione si fonde armoniosamente con design e innovazione, trasformando il suono in pura arte. Un viaggio nella storia e nella visione di un brand che non è solo leader, ma un punto di riferimento per chi vive l'audio come un'esperienza autentica. Siamo venuti a visitare la Canton per vedere i suoi segreti. Abbiamo portato il nostro direttore commerciale, il nostro banca e adesso andiamo a vedere che cosa succede nell'interno. Siamo stati accolti con una cordialità che ci ha fatto sentire immediatamente a casa. Un espresso appena preparato e la bandiera italiana affiancata a quella di Canton all'ingresso principale, come omaggio speciale. Qui prende vita il motto di Canton, The Family of Sound. Non si tratta solo di un'azienda, ma di una vera e propria famiglia del suono, dove ogni dettaglio nasce dalla passione e dall'impegno di chi ama davvero l'alta fedeltà. Nel 2022 Canton ha celebrato i suoi 50 anni di attività, una storia che si intreccia profondamente con la nostra, perché anche noi negli stessi anni avviavamo l'avventura di Lyrics Audio. I vertici di Canton erano presenti all'inaugurazione del nostro negozio, segnando così l'inizio di un'amicizia solida che dura ancora. Oggi torniamo a collaborare attingendo a queste radici comuni, fondate su valori condivisi e una passione per l'alta fedeltà che non è mai venuta meno. Il nome Canton nasce dall'unione del termine latino-italiano cantare e la parola tedesca ton, che significa suono. Lo spazio tra la N e la T nel marchio simboleggia il suono stereo. Il luogo ha una struttura visiva pensata come il crescendo dell'esperienza sonora. Questi interessanti accorgimenti evidenziano come Canton abbia sempre coltivato un concetto di marketing fresco e coerente, dove anche i dettagli del logo parlano della qualità e della visione del brand. Il nostro tour inizia davanti all'ex edificio scolastico che ancora oggi ospita la fabbrica Canton. Qui i fondatori avviarono l'attività con 36 dipendenti, alcuni dei quali portavano con sé l'esperienza maturata nella storica azienda di diffusori Eco. Fin da subito Canton si affermò nel settore, vendendo 24.000 diffusori nel primo anno e raggiungendo l'obiettivo di fatturato di 5 anni in soli 12 mesi.
Oggi Canton raggiunge i 250 milioni di fatturato globale, continuando a crescere senza mai dimenticare le sue radici. Of the business plan. So that was the start of Canton and the beginning of a successful story. L'azienda conta ancora su collaboratori di lunga data, molti dei quali lavorano da 20 o 30 anni. Artigiani e tecnici esperti, la cui passione e impegno si riflettono in ogni prodotto. It's like here 75. We did an own magazine in year 75, 1975. Yeah, and it's very old. Canton ha presto raddoppiato le sue sedi con una fabbrica anche in Repubblica Ceca. Qui vengono realizzate tutte le componenti dei diffusori mantenendo il controllo totale sulla qualità. Ogni pezzo è ispezionato e testato con rigorosi standard per garantire precisione e affidabilità, mantenendo intatti i valori di innovazione e passione per il suono. 50 years ago, 40 years ago, it's a little bit more retro. Il successo di Canton nasce con il modello del 1973 LE250, un diffusore a 2 vie che rispondeva alla richiesta di unire praticità abitativa e alta fedeltà. Questa filosofia è rimasta intatta nel tempo. Oggi Canton guarda ai trend del design di interni, reinterpretando forme e colori per adattarsi agli ambienti moderni, con un'estetica che valorizza lo stile contemporaneo senza mai compromettere la qualità del suono. No, not listening. It's like a small speaker. Tu sai benissimo che il doppio magnete è molto più The basso. double magnet has bigger, more powerful. Power. Allora il cliente non ci credeva. Couldn't even understand how it was possible to hear sound like E this. veniva da me Like e a mi sound. diceva dove hai nascosto il subwoofer? And he was asking him, where did you put the subwoofer? It's not possible. I don't have a subwoofer! No, you have a It's not a subwoofer! subwoofer, it's just the speaker with Allora no cercavano. speaker. It's so powerful. I love that too. I love that too. La nuova versione. Chiama. 3 months later. So this is very old box. This is very old. Questo era il primo logo della Canton degli anni Questo è un 70. box che ha 40 anni. Un dettaglio che dimostra l'impegno di Canton alla sostenibilità. Oltre a progettare imballaggi che riducano gli sprechi e materiali durevoli, i componenti che viaggiano quotidianamente dalla Repubblica Ceca alla Germania sono trasportati in casse di legno riutilizzate fin dagli anni 70. Entriamo nella prima delle sale dedicate all'assemblaggio di diffusori, dove il processo inizia con il controllo dei cabinet di legno, sottoposti a rigorosi test di qualità in quanto forniti da produttori esterni. Come inside. Then the next step comes that there's Rame, copper. Gli asp- Successivamente si procede con la connessione dei terminali e l'assemblaggio delle componenti interne. In ultima fase si effettua un test al computer per verificare la piena conformità del prodotto o individuare eventuali anomalie. Ogni fase viene eseguita con la massima cura, assicurando che ogni diffusore rispetti gli elevati standard di precisione e affidabilità che contraddistinguono Canton. Se la linea blu entra in mezzo alla linea tratteggiata blu, vuol dire che funzionano bene, lo vedi sul computer? Sì. Tutti rientrano nel Does every campione. speaker get inside the blue line or do you discard a lot? we don't discard a lot, but if for example Ogni piccolo difetto, anche una vite non avvitata correttamente, viene prontamente individuato e il diffusore torna al controllo fino alla piena conformità. Controller, one by one. If not good, fuori. Dove venite? Lui viene a Milano, E lei da Roma? io da Napoli. Un vero italiano, vedi? Un vero italiano. Dove sei? Sono nato in Germania, mio nonno di Palermo era. This is the different room that makes the reference that's one? not that's The for same. the smaller reference speakers, smaller and we got speaker. for the big reference we got another one. Ok, dice questa è per la parte reference le piccole e poi per le grandi un'altra sala diversa. Qui facciamo fino a reference 3, ci facciamo qui e là sopra quelle Quelle grandi, della linea più Uno alta. spazio là dietro, qua non c'è tanto spazio. Ah, certo. Noi facciamo come lì, come là.
Un altro uguale? Un nostro. Top of the line. Questo qua, la reference 5. 5. È la serie più alta. Basso. E questa qua invece Medio la alto. media è Medio queste qua sono insieme e il basso è separato. Ogni componente della Canton è un marcato Canton, cioè tutte le cose che vengono montate su questi diffusori sono personalizzate, questi magnifici diffusori tedeschi, fatti in Germania come vedete voi, uno per uno, con componenti fatti in Germania. Anche in queste casse particolari viene montato un doppio magnete, cosa che sinceramente io in questo momento vi dico la prima volta che lo vedo. Questo è un tweeter tedesco fatto qui dentro questa fabbrica, lo fanno loro, non è come al solito, non per denigrare che io me ne guardi, roba orientale eccetera, fatto in Germania con doppio magnete. Anche il tweeter, la prima volta onestamente che vedo un tweeter con doppio magnete. Qui è tutto raddoppiato, perché? Per aumentare naturalmente i Gauss del flusso per il tweeter, 1 potenza, 2 efficienza e 3 di linearità. Il woofer di questa serie particolare addirittura, oltre ad avere il doppio magnete, è anche fatto in cera. C'è un materiale particolarissimo che loro adoperano per questo tipo di woofer, un materiale molto rigido, addirittura tante case come la Klipsch eccetera le rivestono in rame eccetera eccetera. Questi invece l'hanno fatto in ceramica per approfondire naturalmente e far scendere la risposta in frequenza. Poi la risposta in frequenza viene anche gestita dal doppio magnete fatto sempre da loro, dalla Canton, quindi al doppio potere in Gauss degli altri altoparlanti. Eccolo qua, pare una cosa ridicola, una cosa piccola, questo è un gioiello. Questo è un gioiello che viene montato naturalmente su questi diffusori. Modificare, alzare o abbassare. Il classico sistema di Canton ci ha fatto 20 anni, 30 anni fa. Con le referenze ci facciamo ancora questo sistema. Sì. È molto buono. Per chiudere e parlare ancora del tweeter, anche il tweeter come il woofer è fatto in ceramica, cioè un materiale estremamente, ricordatelo, difficile da trattare, come le B&W praticamente, che hanno il tweeter in quella maniera, fatto in quella maniera. He's making good promotion, saying great things about La Fiumicino, anni 70. Forse è il mio La quarta stanza è l'unica a distinguersi dalle altre, poiché è interamente dedicata ai diffusori di maggior pregio e dimensioni. Qui Canton lavora con cura su modelli che richiedono spazio e attenzioni particolari per raggiungere la perfezione in ogni dettaglio, mantenendo lo stesso impegno verso la qualità e la precisione che caratterizza anche i modelli più compatti. sistema di trazione perché sono molto pesanti. Le più grosse della linea reference. Yes. Solo per le grosse. Il tubo del reflex, per non, Special manufacturing. diciamo così, contaminare la cassa, il reflex è stato inserito sotto il piedistallo in modo che non si vede, però l'uscita del basso è molto più potente quando esce dal basso o che esce davanti o di dietro, è molto più efficace. Hanno veramente una costruzione eccezionale questi diffusori. Stiamo vedendo i loro Small floor stand and the 5 is a little bit bigger.
Il direttore tecnico e il suo team dedicano particolare attenzione alla selezione dei componenti esterni, come i condensatori Mundorf, utilizzati per le parti non prodotte internamente e assicurando così il massimo standard di qualità. They are very good, and some, as you see here, they are produced for us. La manifattura è proprio per loro, per la Canton. Ho capito tutto. Dove non arrivano loro, arrivano i primi a mondo. Questo condensatore, che per loro è impossibile farlo, ma l'hanno comprato, acquistato perché è il migliore del mondo. We can immediately change the production, like it takes us like 10 minutes, and then we can produce we produce 20 subwoofers. Una delle sale meno sensazionali ma sicuramente essenziale è quella dedicata alle componenti più piccole dei diffusori. Ogni elemento, dai loghi alle viti, è accuratamente catalogato per garantire un assemblaggio preciso e senza errori, assicurando un'efficienza di pochi minuti all'interno del processo produttivo. In 10 minuti loro riescono a progettare tutto, assemblare tutto il necessario e portarlo alla produzione. As you see here, it's even organized. The logo sizes you find here, different logo size. Even the screws, of course, have everything. We got a lot of screws. Everything got an own article number, and so that everybody knows what to do and which screw they have to take. That's like not the most exciting room here, but for us it's very necessary. It's very well organized, and it shows that we can change. That's servizio. In questa sala ci sono tutti i vecchi altoparlanti dei 50 anni di produzione della Canton. Qualsiasi Canton che si dovesse avere dei problemi o si dovesse rompere, in questo magazzino, guardate, c'è tutto. Quindi acquistate con sicurezza Canton, perché per i prossimi 50 anni state tranquilli che troverete il ricambio. Addirittura un altoparlante di ricambio, naturalmente, per chi dovesse avere qualche problema. Mi stava dicendo il tecnico degli anni 50, eccolo qua, cioè le prime che hanno fatto questi signori hanno ancora il ricambio. Ma dove lo trovate un ricambio da anni 50? A Porta Portese, forse. Twitter, anni 50. Woofer, anni 60, 70. Qui sono divisi tutto quanto Catalogati per anno. e catalogati per anno. Mi stava dicendo il tecnico che in una giornata loro qua, naturalmente, qui possono riparare qualsiasi cosa. Or something like that. 1970, ragazzi. Yes. Praticamente Black. un anno, 2 anni prima che ho iniziato io. Io ho iniziato nel 72, mi vergogno a dirlo, avevo 18 anni. Però poi piano piano siamo cresciuti insieme, perché ho venduto tanto Canton, tanto. Abbiamo esplorato insieme la storia di Canton, scoprendo come passione e innovazione abbiano plasmato un marchio iconico dell'audio hi-fi. Ma il bello deve ancora arrivare. Nella prossima parte ci addentreremo nel cuore della tecnologia Canton insieme a Frank Goble, il direttore tecnico, e avremo l'opportunità unica di costruire i nostri diffusori. Seguiteci per continuare con noi il viaggio nel cuore dell'alta fedeltà.